Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Allora, il video di oggi è dedicato ed esclusivamente a tutti gli amanti dello Xiaomi Mi 365, ovviamente a tutti i modelli. Insomma, qualche mese fa mi avete chiesto in tanti di consigliarvi una sospensione anteriore e posteriore economica per lo Xiaomi Mi 365. Oggi vi porto la ES Parts. Questa sopra sarebbe la sospensione posteriore e questa sotto la sospensione anteriore. Io sono sincero, vi dico la verità, io non l'ho mai montata e non l'ho mai provata ed infatti in questo video la monteremo insieme, poi andiamo a testarla insieme su strada e anche magari qualche salto da un marciapiede, magari anche più scaline eccetera. Comunque questa sospensione ve la testo proprio fino in fondo e vediamo se è valida come dicano o no. Come ben sapete, io non vi consiglio niente senza testarlo. Dicano che la ES Parts è fatta di un materiale in acciaio abbastanza resistente. Dai, prima di iniziare a spacchettare le sospensioni e passare al montaggio, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto e di lasciare tantissimi like e attivare la campanellina per non perdervi tutti i nostri video. E ora sigla! Allora ragazzi, passiamo all'unboxing. Mi sono attrezzata anche con una bilancina per vedere quanto pesano entrambi. Questa sarebbe la sospensione posteriore. Quello che mi ha convinto un pochino di questa sospensione ragazzi, a differenza di quelli che si trovano su AliExpress, diciamo le sospensioni inutile, che ha una piega verso l'esterno per rinforzare la sospensione. Lo spessore della sospensione è di 4 mm, quindi non è tanto fine, ma anche se sono 4 mm dicono che è fatta di un acciaio abbastanza resistente. Questa è la molla, una semplice molla, il gancio per il manubrio, e qui invece abbiamo tutti i vari spessori, i perni per andare a montare la sospensione, e di qua abbiamo il supporto per il parafango e un cavo in acciaio più lungo perché va sostituito. Abbiamo un peso di ben 916 grammi, non pesa tanto come quella della Monorim, perché quella di Monorim, se mi ricordo bene, pesa ben 3 kg e non è poco ragazzi, per un monopattino Xiaomi non è poco, 3 kg sono troppi. E poi costa troppo. Uno fa prima a comprare un monopattino che abbia già delle sospensioni. Comunque ragazzi, questa è la sospensione anteriore, non è ad olio perché ha una molla interna, ma dicono che ammortizza abbastanza bene. Ora facciamo una prova ed infatti ammortizza. Qua sopra abbiamo solo una rondella aperta, ovviamente dobbiamo usare i cuscinetti del monopattino. Allora questa ragazzi pesa 1,478 kg, insomma siamo intorno ai 2,5 kg con tutte e due le sospensioni, che non è tanto ragazzi. Poi ovviamente per ultimo abbiamo anche un cavalletto più lungo. Allora ragazzi, direi di andare a smontare subito la forcella anteriore e la forcella posteriore. Faccio un video velocizzato perché tanto a smontare siamo tutti bravi e il problema è a montare. Comunque qui abbiamo uno Xiaomi Mi 365 Pro 2. Iniziamo. Ok, prendiamo la forcella, ci mettiamo subito il cuscinetto in questa maniera e poi andiamo a mettere del grasso blu per nautica. Io uso sempre questo grasso ragazzi, vi consiglio questo grasso ragazzi perché è un grasso buono e non secca subito. Prima di mettere la forcella io vado a mettere un altro po' di grasso blu per nautica su quest'altro cuscinetto che sta sulla parte superiore. E poi andiamo a infilare la nostra forcella. Facciamo piano piano. Ho messo un po' troppo, io tolgo un altro po'. Per primo c'era questa rondella conica, andiamo a metterla, è quella che fa guida al cuscinetto. E poi di sopra c'era questa rondella di plastica spaccata, come ben vedete, che queste rondelle qua si rovinano subito. In dotazione vediamo che ci hanno dato una rondella in alluminio, la andiamo a mettere al posto di quella di plastica. Ma prima
di chiudere il tutto, vi consiglio di accertarsi che la rondella sia incastrata benissimo all'interno di quest'altra rondella conica che sta qui. Vedete qua che c'è un po' di spazio, dovete accertarvi che sia incastrata benissimo. Io ora da solo, accidenti, non ce la farei. Quel maledetto di Alfredo non viene mai a darmi una mano, sono sempre a fare video da solo. Come vedete, con il ginocchio tengo la forcella e con una mano lavoro. Ok, se c'era quel maledetto di Alfredo ne avrei fatto tutto il lavoro arrangiato. Comunque, via. Dovrei provare ad incastrarla prima di infilare il tutto. Ok, la incastriamo in questa maniera e ora proviamo ad infilarla. Vedo proprio che non ci sta. Niente ragazzi, la rondella non ci sta, non so per quale motivo, ma come ben vedete qui abbiamo la rondella che ha un spessore di ben 1 millimetro e questa invece è più fine, quindi rondella in alluminio bocciata. Rimettiamo la sua originale, via. Infatti la sua originale ci sta perfettamente. Questa vi consiglio di non mettere, altrimenti vi danneggia il cuscinetto e dopo qualche chilometro vi tocca cambiarla. In più vi mette anche gioco sull'asta. Andiamo a mettere il fermo sterzo e poi il copre fermo sterzo. Una volta fatto ciò andiamo a mettere la vite sulla forcella, la sicura diciamo. Scusate ragazzi, mi si era spenta la telecamera, non mi ero accorto. Comunque, allora, ho infilato la parte dello stelo dove ci sta la chiusura. Ora andiamo subito a mettere la vite che elimina tutto il gioco nella forcella, cioè praticamente questa vite qua. Ora ve lo spiego meglio, perché siete in tanti a chiedermi una soluzione per eliminare il gioco nell'asta, ovvero nel manubrio. Tanti di voi non sanno che questa vite serve per eliminare quel gioco, ovvero stringendo questa vite mano a mano i cuscinetti si avvicinano verso il telaio, sia quella inferiore che quella superiore. Che si deve fare? Voi mettete la vite centrale sotto la chiusura e andate a avvitarla piano piano senza fare tanta forza, perché se la stringete tanto potete danneggiare i cuscinetti. Noi andiamo tanto a stringerla piano piano senza alcuna forza. Ve lo faccio vedere da vicino. Io ora vado a stringere la vite centrale che ho appena messo, la vado a stringere piano piano e se notate qui l'area va ad eliminarsi un giro dopo l'altro. Ok, la sento già dura abbastanza. Facendo in questa maniera, una volta non c'è 1 millimetro, ovviamente ci deve stare, altrimenti il pezzo di sopra va a toccare il pezzo di sotto e non va bene. Comunque, una volta fatto ciò, la stringete solo piano piano senza fare forza, chiudete l'asta, poi provate che non ci sia gioco in questa maniera, con una mano sopra, una mano sotto, altrimenti lo mettete a terra con il freno tirato posteriore e provate non ci sia gioco. In questa maniera gioco non ne abbiamo, quindi va bene così. Ok ragazzi, fatto ciò andiamo subito a recuperare il parafango dalla forcella. Andiamo subito a fissarlo. Ok ragazzi, una volta fatto ciò, ora andiamo a mettere il motore. E voilà ragazzi, il lavoro è stato completato, la forcella anteriore è finita. E per completare il montaggio della forcella anteriore dobbiamo solo allineare il manubrio con la ruota, ovviamente guardando dall'alto a occhio. In questa procedura ragazzi non c'è un sistema preciso, almeno quello che sappia io. Se ne sapete qualche sistema voi per allineare il manubrio con la ruota, fatemelo sapere nei commenti. Io ora procedo con il mio metodo, è quello di vedere dall'alto il manubrio e allinearlo in questo modo. Una volta allineato direi di andare a stringere il tutto. Ok ragazzi, allora abbiamo finito di montare la sospensione anteriore, passiamo a quella posteriore. Maledetto Alfredo ha sempre una scusa per non lavorare e a me mi tocca arrangiarmi tutte le volte. Maledetto, maledetto!
Ok, allora ragazzi, prima di montare la sospensione, insieme al kit qui troviamo una busta con la scritta Pro. Praticamente sono i distanziali per il pistone per il modello Pro o Pro 1 o Pro 2, e questi che sono già montati sono per la M365 standard o Essential. Allora, per primo andiamo a smontare il tutto, montiamo le forcelle e poi proseguiamo con il montaggio. Ricordiamoci di smontare questo gancio da questo distanziale. Una volta fatto ciò, prendiamo la busta con la scritta Pro e prendiamo tutti i distanziali per il Pro. Ok, allora prima di montare le forcelle ricordiamoci di levare questi spessori che si trovano all'interno della forcella, 1 e 2. Le togliamo. Prendiamo la sospensione destra, ricordiamoci di mettere la rondella e la andiamo a mettere in questo modo. Poi ovviamente ricordiamoci di mettere anche la rondella dall'altra parte. Ok ragazzi, fissata la forcella destra, ora passiamo alla forcella sinistra. Dobbiamo eseguire la stessa procedura. Ok, allora una volta fatto ciò prendiamo la busta con la scritta Pro e prendiamo il distanziale e il perno. Ricordatevi di cambiare anche il perno, perché il perno che viene già montato sulla sospensione è più corto, ovviamente perché è per la M365 standard. Quindi prendiamo il perno, mettiamo la rondella, mettiamo il primo distanziale. Per il secondo poi ci mettiamo il pistone o la molla, e poi prendiamo l'altro distanziale e ci mettiamo il gancio per il manubrio. Lo mettiamo a questa distanza più o meno, poi dopo tanto andiamo a regolarlo al meglio. Tanto lo metto così come era montato anche su quell'altro distanziale. Stringiamo questa brogola qui per fissare il tutto. E ora andiamo a mettere l'altro distanziale. Ok, fatto ciò, mettiamo il bollone dall'altra parte. Fatto ciò ragazzi, ora passiamo a montare la ruota. Ok, montata la ruota, poi ragazzi per fissare la ruota prendiamo le viti che abbiamo smontato all'inizio, quelle che c'erano già. Togliamo per primo le due rondelle e ci mettiamo questo distanziale che trovate nella busta con la scritta Pro. Lo mettiamo in questa maniera e poi ci mettiamo le due rondelle. Facciamo la stessa procedura anche per il lato destro. Distanziale, rondella, l'altra rondella. Ok ragazzi, ora arriviamo alla parte più difficile. In questo modello, solo Xiaomi Mi365 Pro 2 ha un problemino perché ha un fissaggio per il cavetto della luce posteriore proprio in questo punto dietro a questa piastra, che sporge parecchio verso il posteriore. Praticamente è più lungo rispetto alla Mi365 Pro normale. Questo problema vi dico subito che sulla Mi365 Pro normale e lo standard non c'è, quindi perché il telaio è leggermente più corto. Su questo modello, il Pro 2, essendo il telaio leggermente più lungo, ora ve lo faccio vedere, i fori non tornano, quindi io dovrei andare a fare una piccola modifica di fare altri fori. Ho visto altre persone che vanno a tagliare questa parte lunga del telaio per far sì che questo supporto torna perfettamente su questi agganci qua. Io vi dico la verità, siccome questo monopattino non è mio, l'ho preso in prestito, e andare a limare il telaio della M365 non me la sento proprio. Preferisco più volentieri modificare il supporto della sospensione che andare a sciopare il monopattino, ovvero fare delle modifiche sotto il telaio. Allora ho smontato il supporto per farvi capire meglio. Praticamente questa è la parte che sporge, che dà noia, che deve essere appoggiato su questa superficie interna, e ci sono questi due angolini sporgenti verso il posteriore che danno noia a questo supporto in questa maniera. Quindi invece di andare a tagliarli
io vado a allargare questi fori qua facendo un altro foro accanto più largo. Questo sistema che ho fatto qui è la prima idea che mi è venuta in mente e speriamo che funzioni. Ok, direi che ci siamo ragazzi. Ora vado a mettere le rondelle. Meno male che le rondelle sono abbastanza grosse e vanno a coprire il tutto. Prendiamo le 3 vite che troviamo in dotazione e ora stringiamo il tutto. Ok ragazzi, direi che la nostra sospensione sta prendendo forma. Ora non rimane che andare a mettere la pinza. Ok ragazzi, allora la nostra sospensione sta prendendo forma. Ora direi di andare a montare subito la pinza freno. In dotazione ci vengono dati dei spessori e 2 vite M4. Andiamo subito a mettere la vite e il spessore. Ok ragazzi, allora montata la pinza e regolata al meglio, è centrata benissimo a favore del disco. Ora andiamo a prendere il kit per il freno, per la pinza freno. Questo per la luce posteriore lo mettiamo da una parte e qui abbiamo ovviamente un cavo più lungo in acciaio che va sostituito con quello originale e una prolunga per il copricavo in acciaio. Come al solito dobbiamo tirare leggermente fuori questo cavo originale che è già montato. Fatto ciò, tiriamo via il cavo in acciaio e prendiamo quello nuovo. Ok, tolto l'altro cavo, ora infiliamo il cavo più lungo. Ok, infilato il cavo. Ok ragazzi, allora una volta abbiamo il nostro cavo lo andiamo a collegare alla pinza. Ma prima di collegare il parafango andiamo a collegare il cavo per lo stop esteriore. Io vi consiglio di usare una guaina termostringente per tenere tutto saldato. Ovviamente al parafango dobbiamo togliere il supporto di rinforzo. Ovviamente al parafango dobbiamo togliere il supporto da rinforzo. Ok, tolto il supporto, dobbiamo togliere anche il gancio da manubrio. Allora ragazzi, una volta fatto ciò, passiamo a montare il parafango. Prendiamo il nostro supporto per il parafango, lo dobbiamo fissare in questa maniera, con queste linguette in giù. E lo andiamo a posizionare in questa maniera. Insieme al kit trovate una vite più lunga e andiamo a fissarlo. Allora ragazzi, purtroppo abbiamo un problemino. È un problemino, non è tanto grave, ma per me in questo momento sì. Mi sono accorto che questi supporti del parafango devono essere 2, che uno adatto per l'M365 standard e uno adatto per l'M365 Pro. In pratica il supporto che ho montato è per l'M365 standard, quindi è leggermente corto, e non arriva a toccare la forcella. Come ben vedete manca 1 centimetro. Io per ora, tanto per fare dei test, devo mettere delle vite più lunghe, poi mi faccio mandare il supporto più lungo da scodiero. Quindi andiamo a mettere questi viti più lunghi, perché ci vanno 2 a destra e 2 a sinistra. Ok, allora ragazzi, finito di montare anche il parafango, come ben vedete io ho messo anche altri 2 viti di qua. Ora andiamo a collegare il cavo per lo stop posteriore. Ovviamente mettiamo sempre la guaina termostringente
Andiamo a mettere la guaina termostringente, la incastriamo per bene. Allora, come ben vedete, ho fissato il cavo della luce qui sotto il parafango e l'ho legato con delle fascette in modo che sta più sistemato, non si muova. Ok ragazzi, allora fatto tutto ciò non rimane che andare a montare il cavalletto più lungo. Ok ragazzi, allora direi che siamo arrivati alla fine, abbiamo montato il tutto. Ora direi di andare a provare il tutto e vediamo queste sospensioni se sono validi o no. Passiamo ai test. Allora ragazzi, dopo varie prove arriviamo alle conclusioni finali. Come avete visto, questa sospensione alla fine si è comportata davvero bene, non si è piegata come quelle cinesate che trovate su AliExpress a pochi euro. Direi che ha superato tutti i test. Io purtroppo vi ho fatto vedere solo i salti da un normale marciapiede perché quel maledetto di Alfredo non ha potuto venire a darmi una mano a fare delle riprese più decenti. Ho potuto farle da me, ma purtroppo non ho potuto riprendere perché ero solo. Vi dico solo che ho fatto dei salti da un scalino di ben 40 cm e la sospensione ha retto fino in fondo. Quella che mi ha stupito di più è la sospensione anteriore, perché quando l'ho provata in officina sembrava abbastanza dura, ma come ben vedete ammortizza anche abbastanza bene, anche se essendo a molla. Insomma, questa guida l'ho portata per tutti quelli che vogliono risparmiare e non vogliono spendere una milionata per delle sospensioni, per avere delle sospensioni, diciamo, non il top del top, ma delle sospensioni che funzionano e vi garantiscano che non vi potete spaccarsi la schiena. Insomma, questo kit lo potete trovare su Scudiero.eu a sole 90 euro usando il nostro codice sconto LACO EAS Parts. Questo è tutto ragazzi, spero che vi sia piaciuta questa guida come tutti gli altri. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto, di attivare la campanellina per non perdervi tutte le nostre novità. Questo è il tutto da LACO Creative e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao ragazzi!